In questa lezione vediamo una mousse base crema pasticcera al cioccolato. Mousse, anche se in realtà il nome corretto per definirla sarebbe crema leggera, anche se ormai comunemente, anche se la base è una crema pasticcera, viene definita mousse. È quella che io definisco una mousse ad honorem, perché è una mousse che è una delle più utilizzate soprattutto in pasticceria e in laboratorio, perché vede come protagonista una preparazione che in pasticceria non manca mai e che è proprio la crema pasticcera. Quindi magari invece di fare altre preparazioni si sfrutta una preparazione che si ha già a disposizione e si fa appunto una mousse o crema leggera, che la vogliamo chiamare. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono crema pasticcera, cioccolato fondente al 70% in questo caso e panna semimontata. Come vedete, rispetto alle altre lezioni manca un ingrediente, che è la gelatina. Un ingrediente molto importante, come abbiamo già detto per le mousse, però non è un ingrediente indispensabile, quindi se non c'è la gelatina non si può parlare di mousse. In questo caso non ne abbiamo bisogno, perché a dare struttura sarà il cioccolato al 70%. Quindi mentre raffreddando per le altre mousse era la gelatina che dava la struttura alle nostre mousse, in questo caso sarà il burro di cacao, che una volta più 4 inizierà a raffreddarsi e a creare struttura, e in più anche le fibre comunque contenute nel cioccolato assorbiranno parte dei liquidi della ricetta. Quindi in questo caso la gelatina appunto sarebbe di troppo, avremo un prodotto troppo duro, troppo rigido, troppo gommoso. Anche perché la caratteristica delle mousse a base crema pasticcera è di essere molto cremosa, molto rotondo come gusto, magari un pochino meno areata rispetto ad altre, perché l'elemento che apporta aria è soltanto la panna semimontata. Quindi però solitamente si usa per gusti molto decisi, come appunto il cioccolato, la frutta secca, nocciola, pistacchio, mandorla. Quindi in questo caso diciamo la crema pasticcera va a ammorbidire un po' il cioccolato 70% e poi alleggeriamo tutto con la panna semimontata. Per questa mousse, proprio perché parliamo di un cioccolato fondente al 70%, terremo delle temperature un pochino più alte. Quindi noi abbiamo preriscaldato la crema pasticcera a 40 gradi, abbiamo sciolto il cioccolato tra i 40 e i 50 gradi, uniremo crema pasticcera e cioccolato fondente e poi andremo a unire all'interno della panna semimontata. Andremo ad unire quando il composto sarà tra i 35 e i 38 gradi. Questa forbice di temperature di cui abbiamo spesso parlato, in questo caso è un pochino più alta, perché il cioccolato, quando incontra un ingrediente freddo come la panna, tenderà appunto a far tirare la mousse. Quindi preferiamo stare qualche grado più in alto con la temperatura, appunto per evitare che la nostra mousse impacchi troppo e poi possa granire. Ora che abbiamo miscelato bene la nostra crema e il nostro cioccolato, uniamo alla panna. Se vedete che fate fatica con la marisa o con la frusta, potete utilizzare anche un mixer a immersione. Mettiamo prima la panna semimontata, che l'abbiamo ormai già nominata parecchie volte. Ci tengo a dire una cosa: la panna semimontata, anche questa ha, diciamo, una forbice, quindi si passa dalla panna liquida semimontata e poi comunque prima di arrivare alla panna montata ci sono degli stadi intermedi. Quando si ha a che fare con il cioccolato, soprattutto il cioccolato fondente, tenetela molto lucida e molto morbida. Uniamo il nostro composto al cioccolato e misceliamo. Se vediamo che ci sono qualche grumettino di panna, utilizziamo la frusta.
Allora, la nostra mousse è pronta. Mi raccomando, non insistete troppo con la frusta perché altrimenti la panna comunque si continua a montare. La mousse deve essere bella lucida e fluida perché, lo ricordiamo, la consistenza poi vera e propria della mousse la prende dopo il raffreddamento. Quindi è importante che in questa fase sia bella lucida e bella morbida. Cosa potrebbe succedere se io magari inserisco il mio composto di crema e cioccolato troppo freddo? Appena il composto incontra la panna, che è fredda perché l'abbiamo montata dal frigorifero, avrà preso qualche grado, è circa sui 10 gradi, il cioccolato comincia a tirare e quindi comincia già a fare quell'effetto che dovrebbe fare in frigorifero, inizia già a farlo mentre noi misceliamo i due composti. In questo caso noi vedremo che si formano proprio dei grumi di panna e cioccolato che è molto difficile mandare via. In quel caso l'unica soluzione è riscaldare tutto per cercare appunto di ammorbidire il composto, ovviamente con la conseguenza che perderemo parte dell'aria che abbiamo inglobato nella panna semimontata. Come avete visto, il procedimento è molto semplice, la cosa a cui bisogna fare attenzione sono soprattutto le temperature, quindi soprattutto all'inizio avere un buon termometro elettronico oppure un termometro laser per i più nerd della pasticceria è ovviamente fondamentale, possiamo dire, all'inizio, perché è difficile capire la temperatura solo visivamente. Un altro consiglio che ci tengo a darvi è che ovviamente la cosa è diversa se ci fosse stato un cioccolato al latte o un cioccolato bianco, perché il cioccolato al latte e il cioccolato bianco tirano molto meno quando incontrano un ingrediente freddo, quindi in quel caso possiamo tenere il nostro composto di crema e cioccolato magari leggermente più freddo, perché ovviamente non dobbiamo inserire un composto troppo freddo, ma nemmeno un composto eccessivamente caldo, perché ci andrebbe a smontare completamente la panna semimontata. Quindi anche in base al cioccolato ci sono alcuni dettagli appunto che possono cambiare. La mousse ora è pronta per essere messa in uno stampo in silicone, in un anello, fare una monoporzione, un pasticcino e poi deve andare appunto in frigorifero per almeno 2 ore. Ovviamente il tempo dipende dalla grandezza dello stampo. Come abbiamo già detto, se poi volete congelare il prodotto, una volta che ha fatto tutto il suo processo di raffreddamento in frigorifero, potete anche coprirlo con pellicola e congelarlo. Nel mio caso utilizzerò questa mousse al cioccolato per farcire una torta moderna che vedrete però nella prossima lezione. Ho davanti solo la mousse al cioccolato in vaschetta perché in realtà l'applicazione vera e propria la vediamo nella prossima lezione dove facciamo una torta moderna. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.